Eccomi dunque qui nel mio nuovo canale, interamente dedicato alla sana alimentazione, alla corretta alimentazione con ricette della tradizione italiana. Come puoi vedere sono molto emozionata, ma veramente sono molto emozionata, essendo questo il mio primo video in assoluto e mi rendo conto che il primo è sicuramente quello che è più difficile da realizzare. L'unica cosa che mi conforta è che da questo momento in poi posso solo migliorare. Non voglio perdermi le presentazioni, chi sono e che cosa faccio lo potrai leggere in descrizione se sei interessato. Preferisco invece impiegare tutto il tempo a disposizione per spiegare che cosa mi ha spinto a iniziare questa nuova avventura su YouTube e soprattutto quale ne è la finalità. Partiamo dal concetto che noi siamo quello che mangiamo e c'è tanta verità in questa affermazione. I componenti che costituiscono il nostro corpo ci vengono prevalentemente da ciò che introduciamo con il cibo, al netto naturalmente dei processi metabolici della digestione. È chiaro che quello che alla fine assorbiamo dipende da quello che introduciamo in bocca con il cibo. Fondamentali sono la qualità, la quantità, specialmente se dobbiamo perdere peso, la quantità è importante, ma anche la tipologia degli alimenti e come questi alimenti vengono combinati tra di loro per produrre naturalmente le pietanze. E poi il cibo è la prima medicina e come tutte le medicine può avere controindicazioni, ma soprattutto va personalizzata, considerando che ognuno ha una specifica esigenza alimentare. Nel mio canale troverai le ricette della tradizione italiana, semplici, con pochi ingredienti, nell'ottica di less is more. Che cosa intendo per less is more? Meno è meglio, vuol dire che usiamo meno ingredienti, pochi ingredienti e avremo come risposta una maggiore digeribilità. Ho patito per molti anni di problemi di intolleranza ad alcuni alimenti e come medico ho riscontrato che tanti come me soffrono se mangiano taluni cibi. E poi c'è chi vuole mettere peso, c'è chi vuole perdere chili, chi ha problemi metabolici come il diabete, la gotta, la dislipidemia, l'ipertensione, perché anche l'ipertensione è un problema metabolico, e chi per ragioni etiche non mangia carne e pesce o non mangia addirittura tutti i prodotti derivanti dagli animali. Tu che mi stai guardando, ti riconoscerai sicuramente in una o più di queste categorie e per facilitare la scelta dei video adatti a te, delle ricette più adatte a te e al tuo stile di vita, userò una grafica semplice ma al tempo stesso efficace. Iscrivendoti al canale dalla home page trovi le raccolte dei video che carico a mano con le indicazioni del target. Target sarà una piccola icona con all'interno scritto veg per vegetariano, vegan per vegano, slim per chi vuole dimagrire, sport che per chi vuole mettere massa e poi molto interessante detox disintossicante. Oltre alle macro categorie è indicato anche in un'icona più piccolina no lact per i tolleranti al lattosio, low fat con pochi grassi, low carb con pochi zuccheri, gluten free senza glutine e per i celiaci e zero grano con cereali diversi per chi non è celiaco ma che comunque il grano non lo vuole mangiare. I video caricati li organizzo in playlist divisi in antipasti, zuppe, primi, secondi, piatti unici, molto interessante perché nel piatto unico c'è tutto quello che ci serve per alimentarci, contorni, dolci e idee per la colazione, considerando che la colazione è probabilmente il pasto più importante dell'intera giornata. Seguimi in questa avventura. Puoi limitarti a guardare come prepari i piatti e intrattenerti. Ma passando all'azione, quindi mettendoti in gioco, ripetendo i piatti che io ti propongo, potrai sperimentare quanto sia facile, divertente, veloce, ma soprattutto appagante cucinare per sé e per chi si ama. Ciascuna videoricetta viene completata in descrizione con le dosi precise e con il tempo che ho impiegato per l'esecuzione. Buon divertimento e buon appetito! Se ti piacciono i miei contenuti, condividili sui social e attiva la campanella per essere avvisato delle nuove pubblicazioni. Se vuoi lascia un commento, suggerimenti e critiche, specialmente all'inizio, aiutano a migliorare. Ciao e a presto!